Bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi, benvenuti, io sono Elisa e come ogni lunedì anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime. Vi ricordo inoltre che il fine dei miei video e del mio canale è sempre quello di denunciare, diffondere consapevolezza, ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie. Tra il 1971 e il 1989, nella provincia di Udine, diverse donne vengono trovate morte in circostanze brutali. Alcune sono giovani prostitute che lavorano lungo le strade della periferia friulana, altre sembrano non avere alcun legame tra loro. I casi all'inizio vengono trattati come episodi separati, delitti diversi, vittime diverse, contesti diversi. Eppure, col passare degli anni inizia a emergere un dubbio inquietante. E se dietro molti di quegli omicidi ci fosse la stessa mano? E se l'Italia si trovasse di fronte ad un serial killer? Perché su alcuni corpi compare un dettaglio che colpisce subito gli investigatori, una sorta di firma, ovvero un'incisione profonda sul ventre, eseguita con estrema precisione, come se l'artefice sapesse esattamente dove mettere le mani. Un particolare così insolito da spingere qualcuno a pensare che l'assassino potesse avere conoscenze mediche o comunque una certa familiarità con strumenti molto affilati, come un bisturi. Negli anni la stampa gli dà un nome che ancora oggi mette i brividi: il mostro di Udine. Ma la verità è che ancora adesso, ancora oggi, nessuno sa con certezza chi fosse e nemmeno se si trattasse davvero di un solo colpevole. Perché quello del mostro di Udine è uno dei cold case più complessi e controversi della cronaca italiana. Una storia fatta di donne dimenticate, piste investigative che si intrecciano, sospetti mai confermati e domande rimaste senza risposta per oltre 40 anni. Ma prima di cominciare con la storia di oggi, amici, datemi solo un minuto per ringraziare lo sponsor di questo video, Revolut. La gestione del denaro è una di quelle cose di cui si parla ancora troppo poco e spesso può diventare davvero stressante. Tra bonifici, abbonamenti, spese da tenere sotto controllo è molto facile perdere il conto. Ed è proprio qui che entra in gioco Revolut, la banca digitale che ha letteralmente rivoluzionato il mio modo di gestire le finanze. Oggi Revolut viene utilizzata da oltre 70 milioni di persone nel mondo e il motivo è molto semplice. Ti permette di spendere, inviare denaro e risparmiare in modo più semplice e intelligente. Aprire un conto è gratuito e richiede solo 5 minuti ed è possibile ottenere 20 euro di bonus di benvenuto. Vi basterà caricare per la prima volta il conto, effettuare un acquisto di almeno un centesimo e dopo qualche giorno riceverete il vostro accredito. Con Revolut potete monitorare istantaneamente le vostre spese, controllare le statistiche, collegare altri conti e avere finalmente una panoramica chiara delle vostre finanze. E se avete un obiettivo da raggiungere come un viaggio o semplicemente volete mettere qualcosa da parte, potrete creare un salvadanaio direttamente nell'app e iniziare a risparmiare automaticamente. Quindi amici, se volete anche voi provare Revolut, vi basta cliccare il link in descrizione per scaricarla gratuitamente e ottenere i vostri 20 euro di bonus di benvenuto. Grazie a Revolut per aver sponsorizzato questo video, ma soprattutto amici, grazie a voi per il supporto al canale. E ora torniamo alla storia di oggi. È il 26 febbraio del 1989 e un uomo sta facendo jogging lungo le rive del torrente Torre nella periferia di Udine, precisamente in località San Bernardo, quando, ad un certo punto, vede qualcosa di adagiato per terra. Quando si avvicina si rende conto che quello è un corpo. È il corpo di una donna. Il corpo è parzialmente coperto da rifiuti, si trova proprio circondato da spazzatura, cumuli di calcinacci ed è riverso in posizione quasi prona, quasi girato sul lato sinistro. Indossa un vestito con una fantasia a fiori e un golfino giallo e le calze
scarpe e gli slip sono abbassati. La donna è stata sgozzata con un'arma appuntita e porta sul corpo quella che verrà poi identificata come la firma del killer. Praticamente ha una incisione molto profonda a forma di S che parte dal seno e arriva fino al pube, girando proprio attorno all'ombelico, cioè evitando l'ombelico. Con sé la donna non ha i documenti, quindi all'inizio non si sa come identificarla, ma i carabinieri notano che sul mento ha un cerotto che sembra stato applicato in un ospedale, ed è proprio così che riescono a risalire alla sua identità, recandosi in ospedale e chiedendo informazioni. Il nome di questa donna è Marina Lepre. Marina aveva 40 anni ed era originaria di Comeglian, un comune della provincia di Udine, e viveva insieme a sua figlia Fedra. Marina era laureata, proveniva da una famiglia borghese e lavorava come insegnante di una scuola elementare. Nell'intro vi ho detto che spesso le vittime di questi delitti erano prostitute. Ebbene, Marina non era una prostituta, non viveva ai margini, soffriva però di una forte depressione che l'aveva portata a sviluppare una grave dipendenza dall'alcol. Marina conviveva da 5 anni con il suo compagno, Giancarlo Gusola, e sarà proprio lui a raccontare che la donna beveva spesso e aveva un animo un po', diciamo, rissoso. Quel taglio sul mento, per esempio, quello coperto da un cerotto, se l'era procurato proprio durante una rissa o comunque inciampando durante, diciamo, un litigio fuori da un bar, e questa cosa è successa solo 5 giorni prima della sua morte. Ma voglio raccontarvi un episodio successo proprio il giorno della sua morte, il 25 febbraio. Quel giorno Marina va dal parrucchiere, si fa il caschetto e le mesh, e da quel momento in poi iniziano a succedere cose strane. Alle 17 fa l'autostop, e questo in realtà è qualcosa che lei faceva molto spesso, quindi di per sé non è qualcosa di strano. Sappiamo che qualcuno le dà un passaggio, ma non sappiamo chi. Ma sappiamo anche che un'ora dopo lei entra in ospedale. Entra in ospedale in uno stato di agitazione molto forte, perché per qualche motivo ha paura che il suo compagno, Giancarlo, sia stato ucciso. Inizia quindi a chiedere informazioni con fare concitato, chiede informazioni in ospedale, chiede dove sia Giancarlo, e i medici capiscono che è ubriaca, quindi la tranquillizzano e le dicono che no, Giancarlo non è lì, non è in ospedale, e così lei se ne va. Successivamente raggiunge un locale, un bar, ma la titolare le chiede di andarsene perché, come vi dicevo, Marina era già in stato di ebbrezza e stava avendo da ridire con alcuni clienti, pare avesse anche preso un po' a parole dei militari lì fuori, e sono proprio questi militari che la sentono dire qualcosa di molto inquietante. Prima di andarsene, Marina urla: "Lo sai che quando esco da qui mi ammazzano?" Il che è particolarmente spaventoso se pensiamo che effettivamente lo stesso giorno Marina è stata uccisa. Non si sa che cosa le sia successo da lì al momento della sua morte, ma ci sono alcuni testimoni che l'hanno vista. Un tassista, per esempio, dice di averla vista attraversare la strada sotto al diluvio, barcollante e completamente fradicia, e anche altri testimoni dicono di averla vista camminare lungo la pioggia, lungo la strada che da Udine porta a Cividale, e poi dicono di averla vista salire su una macchina, una Fiat 124 scura, e poi da lì in poi non si sa più nulla fino al ritrovamento del suo corpo. L'ipotesi degli inquirenti è che Marina abbia accettato un passaggio da qualcuno e che quel qualcuno sia la persona che poi l'abbia uccisa. Le indagini quindi si avviano subito e gli inquirenti sospettano immediatamente del compagno, il che è ovviamente un po' una prassi, ma Giancarlo Gusola ha un alibi molto solido. Quel giorno si trovava in un locale pubblico ed era stato visto da moltissimi testimoni. In più la relazione tra i due procedeva, pare, molto bene, quindi non si trova neanche un movente plausibile. Viene così rapidamente escluso dalle indagini. Nei giorni successivi all'omicidio, poi, una donna decide di presentarsi in questura per raccontare qualcosa. Durante la sua deposizione riferisce un episodio
episodio piuttosto inquietante. Racconta infatti che la sera del 18 febbraio dell'89, quindi una settimana prima della morte di Marina Lepre, aveva visto Marina camminare per strada insieme ad un uomo con i capelli scuri, e racconta che quest'uomo era stato particolarmente aggressivo nei confronti di Marina, cioè più volte avrebbe tentato di spingere Marina verso le auto in transito, cioè come se stesse tentando di farla investire. Ma per qualche motivo questa pista non viene mai seguita e c'è chi sostiene che non ci sia traccia di questa dichiarazione nei primi verbali ufficiali dell'indagine. Ma poi avviene qualcosa di molto importante all'interno di questo caso. La sera stessa del ritrovamento del corpo di Marina, quindi non sono passate neanche 24 ore, il carabiniere Eddie Sanson decide di tornare sul luogo del delitto, o comunque sul luogo del ritrovamento del corpo, insieme ad un collega. E una volta arrivati lì, sono circa le 17:30, tra le 17:30 e le 19, vede una macchina ferma proprio nei pressi del luogo in cui hanno trovato il corpo. La macchina è un maggiolone verde e a bordo c'è un signore sui 60 anni. Il carabiniere ha subito una brutta sensazione, anche perché si chiede cosa ci faccia quell'uomo fermo proprio lì, considerando anche il fatto che la notizia della morte di Marina Lepre ancora non è stata neanche resa pubblica, quindi ancora nessuno sa che proprio lì è stato trovato un corpo. Si avvicina quindi all'auto e chiede al signore a bordo di presentargli i suoi documenti, e quando legge sulla carta d'identità la professione dell'uomo gli viene quasi un colpo, perché l'uomo è un chirurgo. Oltre a questo, sul tettuccio della macchina si notano alcune macchie sospette che, ad un primo sguardo, sembrerebbero proprio delle macchie di sangue. I due agenti quindi fingono di allontanarsi, ma invece spengono i fari e iniziano a seguirlo a distanza. L'auto del chirurgo imbocca alcune stradine sterrate di campagna fino a fermarsi vicino al sagrato di una chiesetta abbandonata, e a quel punto il chirurgo si ferma, scende dalla macchina, si inginocchia per terra e inizia a recitare delle frasi incomprensibili che sembrano essere delle preghiere o comunque una sorta di cantilena. Secondo alcune fonti, tra cui un servizio di Chi l'ha visto su questo caso, queste frasi sarebbero una richiesta di perdono, cioè l'uomo stava chiedendo perdono rivolgendosi a Dio. A quel punto Sanson, il carabiniere, richiede una pattuglia di supporto e l'uomo viene accompagnato in caserma per ulteriori controlli, quindi il chirurgo viene portato in caserma. Durante l'interrogatorio il chirurgo si mostra apparentemente disponibile, racconta di preferire la campagna alla città e sostiene che si trovava lì di passaggio perché aveva appena bevuto un bicchiere di vino da qualche parte. Dice anche di essersi fermato in un locale per mangiare qualcosa. Ma quando Sanson cerca il numero del locale per verificare il suo racconto, il medico cambia improvvisamente versione e afferma di non esserci effettivamente mai entrato, cioè lui aveva intenzione di andare in quel locale ma poi non ci era andato. Poi gli chiedono se avesse dato un passaggio a qualcuno il giorno della morte di Marina, ma senza ovviamente menzionargli Marina Lepre né specificare il sesso della persona, cioè non gli chiedono hai dato un passaggio ad una donna, gli chiedono hai dato un passaggio a qualcuno? Al che lui subito risponde che lui non frequenta le donne, lui non si accompagna alle donne. Questa risposta colpisce Sanson, che decide allora di mostrargli una fotografia di Marina Lepre. Ma il chirurgo, senza neanche guardare la foto, ripete, sempre in modo nervoso, di non avere rapporti con donne mai. Da questo momento l'uomo si chiude progressivamente nel silenzio e smette completamente di collaborare. È tutto quindi molto sospetto, ci sono svariate stranezze nel suo atteggiamento, però non emergono prove sufficienti per incriminarlo formalmente. Gli investigatori decidono allora di approfondire il profilo dell'uomo e si presentano presso la sua abitazione, anche se non hanno un mandato. Prima di proseguire vi dico già una cosa sul chirurgo, ovvero che il suo nome non si conosce o comunque non viene mai divulgato, non è presente in nessun documentario, nessun podcast, nessuna fonte
riporta il suo nome, quindi per forza di cose continueremo a chiamarlo anche noi il chirurgo. Qualcuno in passato ha ipotizzato dei nomi, ma non è nulla di verificato, quindi lo chiameremo il chirurgo. Quindi i carabinieri si recano a casa del chirurgo, suonano alla porta, ma ad aprire non è lui, bensì suo fratello, che è un altro personaggio a dir poco eccentrico, se vogliamo dire così. Praticamente il fratello del chirurgo apre la porta con indosso una lunga vestaglia bianca decorata da tutti dei cordoni e dei pendagli dorati, una roba che i carabinieri raccontano sembrare uscita dall'Ottocento. Quando vede alla porta i carabinieri, comunque lui reagisce molto male, reagisce proprio in modo teatrale e dice loro di essere un avvocato e li mette effettivamente in difficoltà perché subito chiede loro se abbiano un mandato. E come sappiamo loro il mandato non ce l'hanno. Il colonnello lì presente quindi spiega all'avvocato che il chirurgo è stato trovato a vagare nei pressi del luogo del delitto di Marina Lepre, per questo sono lì. L'avvocato allora consente a farli entrare un po' di più, cioè li fa arrivare praticamente sull'uscio della porta, quindi non fanno una reale perquisizione. Ma nonostante questo i carabinieri non possono fare a meno di notare le condizioni degradate della casa. Tutto è alla rinfusa, ci sono piatti sporchi, alcuni addirittura coperti dalla muffa, c'è lerciume, polvere in giro, ragnatele. È una situazione decisamente disagiata, ma senza un mandato e senza una perquisizione formale sono costretti ad andarsene. Gli inquirenti però provano comunque a scavare nella vita di questo fantomatico chirurgo e questo è quello che si sa. Il chirurgo e l'avvocato appartengono ad una delle famiglie più conosciute e benestanti di Udine, che oltre loro due avevano un terzo figlio, quindi erano 3 fratelli e i genitori sognavano per ognuno di loro un futuro prestigioso. Uno sarebbe diventato medico, l'altro sarebbe diventato avvocato e il terzo ingegnere. In giovane età pare che il chirurgo fosse una persona particolarmente brillante, con una carriera promettente davanti. Si era infatti specializzato in ginecologia e ostetricia, ma senza mai lavorare nel settore. Era comunque uno studente modello, praticava tennis ad alti livelli e conduceva una vita felice, una vita con ottime prospettive, ma poi ad un certo punto la sua vita sembra essere precipitata e questo a causa di una brutta delusione d'amore. Il chirurgo infatti si sarebbe innamorato di una ragazza che però l'avrebbe lasciato, anzi peggio, l'avrebbe tradito con il fratello, con l'avvocato. E dico pare, e uso il condizionale, perché questa è la ricostruzione dei carabinieri, ma c'è chi smentirà questa versione e di fatto la verità assoluta non la sappiamo. Comunque, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, è in questo momento che l'equilibrio psicologico del chirurgo, quindi dopo questo tradimento, crolla completamente e, come se non bastasse, nella sua vita avviene un altro episodio traumatico, mi viene da dire ben più traumatico di quello che vi ho appena raccontato. Durante una gita familiare, infatti, mentre erano tutti insieme, il terzo fratello, l'ingegnere, scivola in un lago ghiacciato e perde la vita annegando nelle acque gelide. Pare che il chirurgo abbia tentato disperatamente di salvarlo, mentre il fratello maggiore, l'avvocato, invece, sarebbe rimasto immobile a osservare la scena senza mai intervenire. Ecco, questi 2 traumi segnano profondamente la salute psicologica del chirurgo. Così tanto che ad un certo punto arriva a lasciare una lettera alla madre nella quale dichiara l'intenzione di togliersi la vita e a causa di questo viene ricoverato presso il manicomio di Udine, perché ai tempi esistevano ancora i manicomi. E prima di andare avanti, secondo me è importante sapere
cosa succedeva all'interno dei manicomi durante gli anni 60 e 70. Ovviamente non tutti gli istituti erano uguali, ma moltissimi manicomi erano proprio strutture profondamente disumanizzanti, dove i diritti dei pazienti erano praticamente inesistenti e dove venivano perpetrate delle vere e proprie atrocità spacciate per cure. Molti pazienti venivano legati ai letti per ore, giorni o addirittura settimane, con cinghie ai polsi e alle caviglie o con camicie di forza, e spesso non era neanche una misura d'emergenza, ma semplicemente uno strumento di gestione ordinaria del reparto. Il risultato spesso erano piaghe sul corpo dei pazienti, atrofia muscolare, oltre che ovviamente gravi traumi psicologici. I pazienti più problematici poi venivano isolati e lasciati da soli in stanze vuote per giorni e giorni in condizioni igieniche pessime, e con l'arrivo dei farmaci psichiatrici poi si usavano dosi enormi di tranquillanti antipsicotici sui pazienti, e anche qui non sempre si usavano al bisogno, ma si usavano con l'obiettivo di rendere i pazienti più facili da gestire, cioè meno riuscivano a muoversi e a parlare, meno problemi davano, più erano facili insomma da gestire. In alcuni istituti veniva usata moltissimo la violenza fisica, si verificavano proprio dei pestaggi, dei maltrattamenti da parte del personale. Svariati testimoni, tante testimonianze parlano di schiaffi, spinte, umiliazioni pubbliche, minacce, e la mancanza di controllo permetteva a questi comportamenti di restare nascosti per anni. Anche l'elettroshock era una terapia ampiamente utilizzata e in realtà lo è ancora oggi, cioè pare essere una terapia efficace per alcuni disturbi gravi, ma oggi viene eseguita con l'anestesia, con rilassanti muscolari. In quegli anni invece no. L'elettroshock veniva spesso usato senza anestesia e su pazienti terrorizzati, le cui convulsioni potevano essere così violente da provocargli fratture, lussazioni, lesioni fisiche. Ma uno degli aspetti più inquietanti è sicuramente quello che riguarda le donne che finivano nei manicomi, perché in quegli anni non finivano nei manicomi soltanto persone affette da gravi disturbi psichiatrici. Spesso bastava essere considerata una donna scomoda o non conforme al ruolo che la società si aspettava da lei. Tra gli anni 50 e 60 molte donne venivano ricoverate con diagnosi che oggi sembrano veramente assurde, ovvero ninfomani, eccitate, indemoniate o addirittura malinconiche. Dietro queste etichette spesso non c'erano però donne pericolose o incapaci di vivere nella società, ma donne che magari avevano avuto troppi fidanzati, oppure donne madri di figli avuti da uomini diversi, donne che si ribellavano ai loro mariti o che scappavano da situazioni violente o che semplicemente rifiutavano il ruolo che era stato imposto loro dalla società. Altre invece semplicemente soffrivano di depressione postpartum o avevano subito abusi, maltrattamenti, oppure avevano avuto un crollo psicologico dopo anni di povertà, di isolamento, di difficoltà. Eppure, invece di ricevere aiuto, venivano spesso allontanate dalla società e rinchiuse appunto dietro i cancelli di un manicomio, spesso su iniziativa degli stessi familiari o dei mariti. E una volta entrate in manicomio era la fine, perché molte di loro rimanevano marchiate per sempre da questa cosa. Erano donne fragili, sole, vulnerabili, e proprio per questo diventavano spesso vittime di abusi, compresi abusi sessuali, spesso nelle strutture stesse, in un sistema dove la loro voce aveva pochissimo valore e dove era praticamente impossibile difendersi o essere credute a causa delle loro diagnosi psichiatriche. In Italia tutto questo ha portato al movimento guidato dallo psichiatra Franco Basaglia, che ha denunciato apertamente le condizioni dei manicomi. Le sue battaglie hanno portato infatti alla legge 180 del 1978, grazie alla quale si è avviata la chiusura definitiva di tutti i manicomi italiani, e che ha rappresentato una delle
delle riforme psichiatriche più radicali al mondo. C'è una frase che spesso è associata al pensiero di Basaglia e riassume praticamente bene tutto questo problema, ovvero il malato mentale entrava in manicomio come una persona e ne usciva come un oggetto. Tornando quindi alla nostra storia, appunto il chirurgo viene ricoverato presso il manicomio di Udine, dove, per forza di cose, scivola in uno stato di totale confusione mentale, è incapace persino di comprendere quello che accade attorno a lui. I medici ipotizzano una diagnosi di schizofrenia che col tempo verrà meglio definita in schizofrenia cronica con tratti paranoidi. Per contenere le sue crisi violente e i suoi forti stati di agitazione, i sanitari ricorrono a trattamenti molto invasivi, come dicevamo prima, quindi elettroshock, coma insulinici, che gli vengono praticati con il consenso sia di sua madre sia del fratello. Ma nonostante i ricoveri, nonostante il suo stato mentale molto debilitato, il chirurgo riesce comunque frequentemente a fuggire dalle varie strutture psichiatriche dove verrà internato nei vari anni. Ogni volta che lo fa, si rifugia nelle campagne attorno a Udine, che diventano un po' come la sua seconda casa. Nel frattempo insorgono, tra le altre cose, comportamenti sempre più ossessivi. Per esempio, trascorre ore e ore a lavarsi compulsivamente, cioè l'acqua sembra rappresentare per lui una forma di purificazione. Ricordiamoci di questo termine perché ci servirà più avanti. Pare anche che senza prima essersi purificato con l'acqua, lui non riuscisse neanche a mangiare. Parallelamente cresce anche in lui una forte ossessione religiosa. Lui passa giornate intere pregando, recitando litanie, appunto preghiere dedicate a Dio e alla Madonna. Tornando alle indagini, dopo la visita dei carabinieri a casa del chirurgo, il fratello, l'avvocato, decide di presentarsi spontaneamente in caserma per rilasciare delle dichiarazioni e per difendere la posizione del fratello. Fornisce infatti per il chirurgo un alibi. Lui dice che la sera dell'omicidio di Marina Lepre il fratello è rimasto nella sua stanza a guardare un film, il film per qualche dollaro in più, e poi racconta che comunque il fratello non guida mai, cioè da solo non riesce a guidare, quindi è impossibile che sia uscito. Però vi ricordate, i carabinieri lo hanno fermato e gli hanno chiesto i documenti che lui era alla guida di un'auto ed era da solo. Quindi quando glielo dicono, l'avvocato si corregge e dice che sì, ok, intendeva dire che non guida quasi mai. Vabbè, comunque di fatto il fratello avvocato fornisce un alibi al chirurgo e per quanto sia tutto estremamente fumoso, per il momento le autorità hanno le mani legate. Ma uno dei carabinieri che si è dedicato al caso, ve l'ho nominato prima, Eddie Sanson, non si dà pace. Lui è tipo il detective tormentato dei film, avete presente che durante la notte si sfoglia i fascicoli cercando di trovare un nesso tra i casi, con la lavagna piena di foto, coi fili rossi, quello che si ossessiona, manda in malora la sua vita per dedicarsi al caso. No, scherzo, non so se Sanson abbia davvero mandato in malora la sua vita per questo caso, mi auguro di no, ma io me lo immagino troppo così, perché lui è convinto che il killer di Marina Lepre, chiunque esso sia, abbia già ucciso. È convinto che quello non sia il suo primo delitto, anche perché è troppo strutturato, cioè quei tagli particolari, precisi. Chi uccide in questo modo la prima volta? Quindi Sanson cosa fa? Durante i suoi turni notturni, che sono spesso molto più tranquilli di quelli diurni, inizia a sfogliare vecchi fascicoli di alcuni delitti irrisolti conservati negli archivi della caserma. Ed è così che si imbatte in altri 3 omicidi che potrebbero essere stati commessi dalla stessa mano, dallo stesso killer che ha ucciso Marina Lepre. Sono i delitti di Maria Carla Bellone, Luana Giamporcaro e Aurelia Janušević. Maria Carla aveva 19 anni quando è stata trovata senza vita, era il 19 febbraio dell'80, quindi ben 9 anni prima di Marina Lepre. La sua vita era segnata dalla prostituzione e dalla tossicodipendenza ed era un volto
stato già noto alle forze dell'ordine, perché pensate, a soli 16 anni era stata fermata per detenzione e spaccio di sostanze. Questa sua vita complessa derivava però da una situazione familiare estremamente difficile, caratterizzata da violenze domestiche, tensioni continue con i suoi genitori. La madre aveva problemi di alcolismo, mentre il padre era un tipo violento, reagiva spesso con rabbia e con aggressività, alimentando un clima in casa di costante paura. Maria Carla, per proteggersi e per proteggere anche i suoi altri 2 fratelli, aveva una sorella e un fratello, aveva l'abitudine di alzare il volume della musica al massimo, così da sovrastare le urla dei genitori. Ma purtroppo, crescendo, aveva trovato rifugio in qualcos'altro, nell'eroina, che tra l'altro in quegli anni riempiva le strade di Udine e in generale del nord Italia. C'era una vera e propria epidemia, c'era un'emergenza. L'eroina colpiva soprattutto i giovani e tantissimi di loro, come Maria Carla, ad un certo punto, per potersi permettere l'eroina, erano costretti a prostituirsi. Questo perlomeno è quello di cui gli inquirenti sono convinti. Loro sono convinti che il giorno in cui è stata uccisa lei fosse in giro per prostituirsi, ma ci tengo a dire che la sua famiglia rigetta convintamente questa ipotesi, anche perché negli ultimi tempi, prima del delitto, Maria Carla stava uscendo dalla sua dipendenza e si manteneva in altri modi. Questo è effettivamente supportato anche dai suoi esami tossicologici, cioè gli esami tossicologici che hanno fatto sul suo corpo, che non mostrano alcuna traccia né di eroina né di altre droghe. In ogni caso, il 19 febbraio del 1980 il suo corpo è stato trovato nella periferia isolata di Udine. Il suo corpo giaceva supino, la gola era stata tagliata e presentava diverse ferite da taglio. Sul ventre poi c'era un'incisione, quell'incisione a S di cui abbiamo già parlato, che andava dal petto fino alla zona vaginale, evitandole l'ombelico. Maria Carla è stata vista viva per l'ultima volta alle 3 di notte, tra il 15 e il 16 febbraio, da una guardia notturna. Si trovava in via Leopardi a Udine ed è stata vista salire a bordo di una Mercedes Chiara, verosimilmente l'auto di un cliente, sempre secondo gli inquirenti. Gli investigatori si sono concentrati quindi soprattutto sul mondo della prostituzione, della droga, ma non è facile indagare sulla morte di una donna che presumibilmente si prostituiva, perché di fatto potrebbe aver avuto diversi incontri nelle ore precedenti alla morte, incontri difficili da tracciare. Inoltre anche eventuali tracce biologiche rilevabili sul suo corpo non necessariamente appartengono all'assassino. Vicino al suo corpo però viene rinvenuto anche uno spinello che oggi potrebbe rappresentare una prova cruciale per il DNA, ma all'epoca il DNA era qualcosa di ancora sconosciuto, quindi non hanno potuto analizzarlo, però è stato comunque raccolto e conservato nei fascicoli della procura. La seconda donna è Luana Giamporcaro, uccisa il 24 gennaio dell'83, quindi esattamente 3 anni dopo Maria Carla. Luana ha 22 anni, anche lei viveva una vita precaria e si prostituiva. Dopo essere scappata di casa, Luana spesso dormiva nella stazione di Udine e viveva era senza fissa dimora. Il suo corpo è stato trovato in un campo di mais nella periferia della città. Era completamente nuda, aveva su di sé solo un foulard stretto attorno al collo e degli stivali sporchi di sangue. Anche lei aveva la gola tagliata e anche lei aveva quell'incisione a S sul ventre, forma che questa volta era stata realizzata con 2 tagli paralleli che andavano dal torace fino al pube. La terza vittima è Aurelia Janušević, una prostituta di 42 anni di origini francesi, dal passato veramente triste. Aurelia era nata nel 43 sotto le bombe della Seconda Guerra Mondiale che le avevano portato via entrambi i genitori. Aurelia, rimasta orfana a 2 anni e avendo la madre italiana, era stata portata in Friuli in un orfanotrofio. Ma all'età di 20 anni un sacerdote del paese aveva preso la bella decisione di farla internare nel manicomio di Udine, perché
Secondo lui la sessualità di Aurelia era scandalosa. E vi ricordate cosa vi ho detto prima riguardo i manicomi e le donne in manicomio, no? Nei documenti dell'epoca, infatti, Aurelia viene definita affetta da gracilità mentale immorale e ninfomania, espressioni che oggi appaiono estremamente stigmatizzanti, violente, ma all'epoca, appunto, come vi ho detto, erano vere e proprie diagnosi per le donne, ovviamente solamente, ed erano anche molto comuni, erano usate per etichettare appunto donne ritenute troppo disinibite o appunto difficili da controllare, e nello specifico per controllare la sessualità delle donne all'interno dei manicomi venivano attuate quelle che io non saprei definire in altro modo se non torture. In un podcast di Sky Crime molto approfondito su questa vicenda si racconta che il controllo della sessualità nelle donne avveniva fin da bambine. In queste strutture e anche nei vari collegi o nelle varie case di accoglienza, la notte, per esempio, le bambine venivano quasi legate ai letti, cioè le coperte venivano strette così forte attorno a loro da non permettergli neanche di muoversi, così che loro non potessero toccarsi durante la notte, e se per disgrazia lo facevano e venivano scoperte, venivano punite colpendole con dei pesanti mazzi di chiavi di ferro sui denti. Tornando ad Aurelia, sappiamo che anche in età adulta viveva una situazione di forte vulnerabilità. Era terrorizzata dal marito violento che la picchiava e la costringeva a prostituirsi perché pare che lui non potesse lavorare. L'ultima volta che è stata vista viva è stato il 3 marzo verso le 22:30. È stata notata uscire ubriaca da un bar e salire su un'auto, anche qui probabilmente quella di un cliente. Il suo corpo era stato poi trovato poco dopo in una strada sterrata vicino alla fiera di Udine, completamente nudo e immerso nel fango. Le sue mani erano legate dietro la schiena con un foulard e indossava solo una calza e uno stivale. Sul collo sono presenti numerosi tagli e sull'addome c'erano 3 incisioni nette e precise, i cui bordi sembravano cauterizzati. Secondo il medico legale potrebbero essere state inferte con un elettrobisturi oppure con una lama arroventata, e questi sarebbero gli unici strumenti in grado di cauterizzare immediatamente i margini delle ferite, evitando così un forte sanguinamento. Tutte e 3 queste donne quindi erano prostitute, tutte e 3 sono state aggredite di notte e tutti i corpi sono stati abbandonati nelle periferie friulane, ma soprattutto tutte e 3 le donne sono state trovate con la gola tagliata e con dei tagli chirurgici verticali sull'addome che aggiravano l'ombelico. Prende così ufficialmente forma l'ipotesi di un serial killer attivo da anni. Fino ad ora, infatti, tutti questi delitti erano rimasti frammentati, trattati come episodi isolati, perlomeno a livello di indagini. Arriva così il momento per gli investigatori di provare a delineare il profilo di un presunto serial killer, un uomo che, appare evidente, cova una forte misoginia, oltre ad essere quasi ossessionato dal corpo femminile e dotato di una conoscenza anatomica fuori dal comune. Dal punto di vista psicologico prende forma l'ipotesi di un individuo profondamente disturbato, probabilmente psicopatico, incapace di gestire frustrazioni e impulsi sessuali, che si sono quindi trasformati in una violenza omicida ritualizzata. Gli investigatori delineano in definitiva il possibile profilo di un uomo con conoscenze anatomiche o chirurgiche, capace di utilizzare lame molto affilate, che si muove in automobile durante la notte avvicinando donne sole e vulnerabili, spesso disposte a accettare un passaggio, per poi condurle in zone isolate di campagna e poi ucciderle. E se ci pensate,
questo profilo praticamente corrisponde con quello del chirurgo. Il chirurgo ha sviluppato vari problemi di salute mentale, ha delle competenze mediche, quindi sarebbe capace di praticare quelle incisioni, e vi dirò di più. La forma di quelle incisioni trovate su questi 4 corpi, secondo gli inquirenti, ricorda le tecniche insegnate all'Università di Medicina fino agli anni 70 per praticare i cesarei post-mortem, cioè quando una donna moriva durante la gravidanza, allora si praticavano queste incisioni per estrarre il feto e per consentirgli una sepoltura distinta da quella della madre, per attribuire al feto una sorta di identità. E vi ricordate che studi ha fatto il nostro chirurgo, vero? Ha studiato ginecologia e ostetricia. E c'è un altro aspetto molto interessante sempre legato a questa cosa del cesareo post mortem. Dovete sapere che per secoli il cesareo post mortem non veniva praticato solo nel tentativo di salvare il bambino o per dare una sepoltura al bambino, ma anche nella tradizione cristiana si riteneva importante estrarre il feto per permettergli di ricevere il battesimo o comunque per garantirgli una sorta di riconoscimento spirituale. In altre parole, era un gesto che non aveva una funzione medica, ma più che altro aveva un forte valore simbolico e religioso legato all'idea della salvezza della sua anima, della purificazione dell'anima. Per questo motivo qualcuno ha avanzato una teoria inquietante, che l'autore di questi delitti vedesse se stesso come una sorta di purificatore, una persona che non si limitava ad uccidere ma che attribuiva ai suoi gesti un significato morale o simbolico. Considerando che quasi tutte le sue vittime erano prostitute, alcuni si sono chiesti se il killer non le considerasse donne impure o se quelle incisioni sul ventre rappresentassero nella sua testa una forma distorta di redenzione. Vi ricordate quando prima abbiamo parlato di purificazione, che il chirurgo aveva sviluppato l'ossessione per l'acqua, con il lavarsi compulsivamente proprio per purificarsi? E tra l'altro c'è un dettaglio interessante da notare, ovvero che in nessuna delle vittime del mostro di Udine sono stati trovati segni di violenza sessuale, nonostante il killer avesse l'opportunità di farlo. Per questo alcuni investigatori hanno ipotizzato appunto che il movente non fosse sessuale in senso stretto, ma piuttosto simbolico o rituale, collegandolo appunto alla teoria del cosiddetto killer purificatore. E sempre riguardo le stranezze del chirurgo, c'è la testimonianza di una donna che è particolarmente interessante. Questa donna racconta agli inquirenti di aver incontrato più volte il chirurgo in un ristorante. E ecco, secondo lei il chirurgo era solito portarsi le sue posate da casa perché maniaco della pulizia. Lui in casa aveva i piatti sporchi, pieni di muffa, ma vabbè, si portava le posate da casa. Comunque, vabbè, fino qua niente di così assurdo. Questa donna però racconta anche di aver visto l'uomo dopo essere uscito dal ristorante, cioè lei lo ha seguito un giorno e lo ha visto che dopo essere uscito dal ristorante ha preso una tovaglia dal suo bagagliaio, si è recato vicino ad un torrente, ha steso la tovaglia su un grosso masso e ha finto di eseguire un'operazione chirurgica con degli strumenti che si era portato con sé. Questa donna racconta poi di averlo pedinato una seconda volta, accompagnata da un'altra signora, una sua amica che si dice fosse la compagna dell'avvocato, cioè del fratello del chirurgo, ma in quell'occasione il chirurgo, secondo lei, si è accorto di essere seguito, di essere osservato e si è interrotto e se n'è andato. Ma non è tutto, perché durante le indagini sul mostro di Udine i carabinieri ad un certo punto mettono sotto intercettazione il telefono del fratello del chirurgo, l'avvocato, e questa conversazione rivela un ennesimo aspetto molto inquietante dell'uomo. In questa conversazione l'avvocato, parlando con qualcuno, con una signora, avrebbe detto qualcosa del tipo che quella notte lui aveva dormito pochissimo per colpa di suo fratello. Avrebbe detto qualcosa tipo: come vuoi che stia?
Non l'hai visto? Stanotte c'è stato il temporale, l'ho dovuto chiudere in camera. Lo sai che quando fuori piove io devo controllarlo molto di più. Ora, anche qua ho usato il condizionale perché questa intercettazione anni dopo andrà persa, quindi noi sappiamo solo quello che gli inquirenti hanno riportato e hanno messo agli atti, perché appunto ad oggi non esiste materialmente più, questa intercettazione non si può ascoltare. Fatto sta che andando a controllare il meteo del giorno in cui queste 4 donne sono state uccise, in tutti e 4 i giorni quella notte pioveva molto. Ma bisognerà attendere il 1992 perché il fascicolo sul mostro di Udine venga riaperto e approfondito nuovamente. Eddie Samson, insieme ad altri investigatori, decide di tornare a scavare nella vita dei 2 fratelli, il chirurgo e l'avvocato, nel tentativo di capire chi siano davvero, anche perché questa è praticamente l'unica pista che hanno. E ad un certo punto una piccola svolta arriva quasi per caso. Un ex maresciallo dei carabinieri, sentendo parlare del fratello avvocato, anche il suo nome non si conosce come avrete capito, sentendo parlare appunto del fratello avvocato e sentendolo definire un avvocato, reagisce con stupore e racconta che quell'uomo, che lui conosce di vista, in realtà non è davvero un avvocato, o meglio, non esercita più la professione da tempo perché radiato dall'albo, anzi forse non ha mai esercitato la professione, sappiamo solo che era effettivamente laureato, quello sì. L'uomo infatti, l'avvocato, era rimasto coinvolto in un noto furto avvenuto al castello di Udine, in cui praticamente erano state rubate numerose monete antiche di grande valore. Le indagini avevano portato subito alla sua abitazione, dove infatti erano state ritrovate molte di queste monete. Questa scoperta cambia radicalmente il modo in cui i carabinieri interpretano le sue dichiarazioni. Le sue parole in difesa del fratello chirurgo un tempo erano state considerate attendibili, ma ora sembrano solo fantasie, perché comunque aver mentito sulla propria professione ed essere stato coinvolto in un grave furto mina di fatto la credibilità delle sue testimonianze rese negli anni precedenti. E poco tempo dopo emerge anche un'altra contraddizione che mette ulteriormente in crisi l'alibi del medico. Durante un confronto con un brigadiere della polizia municipale, gli investigatori chiedono se quel chirurgo fosse mai stato fermato alla guida in città di notte. Vi ricordate che lui, secondo il fratello, non guidava mai, non guidava di notte, non guidava da solo. Ebbene, il vigile ricorda di averlo multato più volte perché non solo guidava, ma guidava senza indossare gli occhiali e lui aveva l'obbligo di indossare le lenti alla guida. E appunto il fratello avvocato, se vi ricordate, diceva che il chirurgo non guidava mai o quasi mai perché non era in grado, ma non è così, perché ha preso moltissime multe di notte alla guida, questo dimostra che guidava e come. Viene quindi finalmente emesso un mandato di perquisizione per l'abitazione dei 2 fratelli. All'interno vengono trovate diverse cose, tra cui appunti medici, abiti femminili che appartenevano alla loro madre e un kit di strumenti chirurgici da cui però manca proprio il bisturi. Un ritrovamento che colpisce particolarmente gli investigatori è una raccolta di lettere indirizzate alla cosiddetta signorina L, quella donna che stava con il chirurgo e che l'aveva tradito con il fratello avvocato. In queste lettere il chirurgo torna continuamente sul tema del tradimento e dell'abbandono, mostrando un'ossessione che sembra non essersi mai placata nel corso degli anni. E le prime lettere comunque sembrano scritte da una persona abbastanza lucida e capace di esprimere con chiarezza il proprio dolore, ma pian piano il tono e il contenuto di queste lettere diventano sempre più deliranti. Nel frattempo, durante la perquisizione, i carabinieri a un certo punto vengono avvisati del fatto che il chirurgo stia tornando a casa, ma quando entra nella sua abitazione, il suo comportamento lascia tutti
colpiti, perché non domanda chi siano gli uomini presenti, non chiede spiegazioni a nessuno, neanche al fratello, e non mostra nessun interesse per quello che sta succedendo attorno a lui. Gli investigatori comunque usano anche il luminol per cercare eventuali tracce di sangue, ma non trovano nulla di rilevante, e in generale nessuno di questi elementi riesce a collegare in maniera definitiva il chirurgo ai delitti. I carabinieri però si recano anche presso una struttura psichiatrica dove il chirurgo era stato ricoverato, e appena arrivano lì e si presentano come investigatori di Udine, il direttore del centro psichiatrico li guarda e dice loro: «Siete qui per il chirurgo, vero? Chi ha ucciso? Sua madre oppure un'altra donna?» Perché il chirurgo covava una fortissima misoginia che pare avesse avuto origine nel rapporto con la madre. Tutto, insomma, riconduce al perfetto ritratto del mostro di Udine. Persino, pensate, per un periodo durante le indagini, lui e tutta la sua famiglia sono stati messi sotto stretta sorveglianza e, guarda un po', da quel momento in poi i delitti erano cessati improvvisamente. Ma nonostante questo e nonostante anni di indagini, sospetti e coincidenze, non emergerà mai una prova definitiva per incriminare quest'uomo. E nel 1997 un magistrato di Udine predispone la cessazione delle indagini a carico del chirurgo, sostenendo che quelli che hanno raccolto i carabinieri fossero soltanto semplici sospetti, elementi indiziari, e che non ci sia nessuna prova che dimostri che sia stato il chirurgo ad uccidere. Ma i delitti non sono finiti, anzi, ce ne sono molti altri che però diciamo che non sono mai stati attribuiti ufficialmente al mostro di Udine, perché diciamo sono un po' diversi, alcune volte per la scelta della vittima, altre per il modus operandi. Vi avviso che sono molti, sono ben 10. Il primo risalente al 21 settembre del 1971, quello di Irene Belletti. Irene Belletti ha 35 anni quando viene uccisa. Anche lei lavorava come prostituta nella zona attorno alla stazione di Udine, e quella notte, la notte tra il 21 e il 22 settembre, un'amica di Irene, un'altra prostituta, trova la ragazza all'interno della sua auto. Irene è gravemente ferita, è stata colpita da 10 coltellate, ma è ancora viva. La sua amica si mette alla guida della stessa auto e si reca dai carabinieri e poi in ospedale, ma purtroppo Irene non sopravvive. La scena è davvero agghiacciante. Irene è stata ferita con un'arma da taglio e presenta almeno 7 ferite nella zona dello sterno, sulla schiena e anche dietro al collo. Alcune fonti dicono che avesse 10 ferite, altre fonti dicono 7. Sull'auto ci sono numerose impronte digitali che vengono isolate, ma come vi dicevo, ai tempi le tecniche di analisi del DNA sono agli albori, quindi non si riesce ad utilizzare per ricavare informazioni né l'identità del killer. Nella vettura ci sono ancora la borsa della donna e tutti i suoi effetti personali, quindi l'ipotesi della rapina viene completamente esclusa. In una prima fase si pensa ad un incontro appartato degenerato in violenza, forse con un cliente o con un conoscente, e in tanti fanno un collegamento, anche perché questi sono proprio gli stessi anni in cui colpiva il mostro di Firenze, caso che tra l'altro ha avuto molto più eco mediatico, perché a differenza del mostro di Udine non colpiva prostitute o donne emarginate, di cui è triste dirlo ma è così, alla gente poco importava. Il mostro di Firenze colpiva le coppiette, colpiva ragazzi giovani. Infatti scommetto che molti di voi conoscono molto bene il mostro di Firenze, ma scommetto che non avevano mai sentito parlare del mostro di Udine. Questo delitto comunque resta irrisolto e, come avrete notato, comunque il modus operandi è diverso da quello dei 4 delitti di cui abbiamo parlato prima. Non ci sono le incisioni sul ventre, la gola non è tagliata. C'è da dire però che questo delitto è avvenuto quasi 10 anni prima
del primo ufficialmente attribuito al mostro di Udine, quindi potrebbe anche essere che il mostro di Udine abbia cominciato uccidendo in questo modo e che poi la sua tecnica si sia, diciamo, evoluta, non lo sappiamo. Solo un anno dopo, il 6 novembre del 72, viene trovata senza vita Elsa Moruzzi, di 52 anni. Viene trovata in un appartamento del centro di Udine. Sul suo corpo vengono riscontrati segni evidenti di strangolamento, mentre il cranio appare gravemente fracassato, con una brutalità incredibile. Questa volta le modalità risultano ancora differenti rispetto anche all'omicidio di Irene, infatti gli investigatori non avevano neanche collegato i due delitti ai tempi. Anche qui comunque si brancola nel buio e non si troverà mai il colpevole. 3 anni dopo, il 12 dicembre del 75, viene assassinata Eugenia Tilling, un'altra prostituta. Il suo corpo viene rinvenuto sul tetto dell'abitazione dove riceveva i clienti. Il suo corpo viene trovato prono e immerso nel sangue. Eugenia è stata uccisa con diverse coltellate al collo. Le indagini però questa volta portano ad un suo cliente abituale, il 25enne Walter Lizzi, che confessa il delitto. Lui spiega di aver perso il controllo dopo alcune umiliazioni ricevute dalla donna riguardo alla sua impotenza. Lizzi ottiene una condanna a 16 anni di carcere, ma durante la sua detenzione decide di ritrattare la confessione. Afferma di aver confessato sotto minaccia e di aver subito violenze durante gli interrogatori. Un anno dopo, il 20 settembre del 76, viene uccisa la 26enne Maria Luisa Bernardo. Maria Luisa vive con il marito, che è gravemente malato ai reni, e con i loro 2 figli, e purtroppo, proprio per via della malattia del marito, Maria Luisa è costretta a prostituirsi per riuscire a mantenere la famiglia. Tra l'altro lo fa proprio nella stessa area frequentata anni prima da Irene Belletti, la prima vittima, vi ricordate, vicino alla stazione. Il corpo di Maria Luisa viene trovato in un campo di grano a Moruzzo, in provincia di Udine. L'autopsia rivela 22 coltellate e le ferite presenti sulle mani, sugli avambracci, mostrano chiaramente che lei ha tentato disperatamente di difendersi. L'ultima volta che è stata vista viva è stata la notte dell'omicidio, intorno alle 23, a Udine. Poco tempo dopo, infatti, un suo cliente si è presentato spontaneamente dai carabinieri e ha raccontato che quella notte lui era appena sceso dalla macchina della donna quando aveva notato un altro uomo salire subito dopo di lui, un individuo biondo con capelli lunghi e con i baffi. L'uomo biondo verrà interrogato dagli investigatori, ma negherà di frequentare prostitute e sosterrà di non aver mai neanche conosciuto Maria Luisa. Nonostante questo, il testimone parteciperà anche a un riconoscimento faccia a faccia e non avrà alcun dubbio, è proprio lui la persona salita sull'auto della vittima quella sera. Però non ci sono altre prove contro questo uomo biondo, oltre alle dichiarazioni di quest'altro uomo, quindi il biondo verrà lasciato andare. E si indagherà su questo caso anche nel 2019, ma ancora oggi rimane irrisolto. Passano altri 3 anni fino al 29 settembre del 79, quando viene trovata un'altra donna senza vita, Jacqueline Breckbuller. Jacqueline ha 46 anni, è nata in Francia e anche lei, a causa delle difficoltà economiche, arriva saltuariamente a prostituirsi. Il suo corpo viene trovato a Colugna, una frazione alle porte della città, ed è stato colpito 10 volte con un coltello. Anche qui però non c'è ancora la firma del killer, quelle incisioni, e di nuovo non siamo neanche in presenza di della gola tagliata, infatti anche questo delitto resta senza soluzione. Poi a febbraio dell'80, quindi a distanza di soli 5 mesi da questo delitto, abbiamo l'omicidio di Maria Carla Bellone, quello di cui abbiamo già parlato, quindi il primo che presenta quello che viene definito come il modus operandi del killer, quindi gola tagliata e incisione a S sul ventre, quindi appunto questo è il primo delitto ufficialmente, cioè che sicuramente è stata opera del mostro di Udine.
Solo il mese dopo, il 18 marzo dell'80, scompare Vilma Ghin, di soli 18 anni, che a differenza delle altre donne non fa la prostituta. Viene vista per l'ultima volta a Marano Lagunare, a circa 35 km da Udine, e il suo corpo viene trovato carbonizzato nella discarica di Gradisca di Nonso, sempre a circa 40 km da Udine. Anche qui, quindi, notiamo la differenza in tutto. La vittima non è una prostituta, il modus operandi è completamente diverso. Infatti, inizialmente le indagini si concentrano su un giovane pugliese, però, in mancanza di prove sufficienti, crollano le accuse contro di lui e anche questo delitto rimane irrisolto. 3 anni dopo questo delitto poi abbiamo il secondo ufficialmente attribuito al mostro di Udine, di cui abbiamo già parlato, quello di Luana Giamporcaro, nel gennaio dell'83, anche lei uccisa con sgozzamento e incisione a esse. Un anno dopo, il 22 maggio dell'84, viene trovata un'altra donna, Maria Bukovac, anche lei una prostituta di 44 anni e madre di 4 figli. Maria viene trovata senza vita, uccisa per strangolamento 2 giorni prima. Mesi dopo, il 20 settembre dell'84, viene trovato anche il corpo di Matilde Zanet Bazzo, una donna di 44 anni, anche lei pare si prostituisse. Il suo corpo viene scoperto casualmente da un automobilista che si era fermato lungo una strada per fare la pipì, e questa scena è devastante. Il corpo era rimasto esposto così, lasciato lì per circa un mese, quindi è in avanzato stato di decomposizione, e la data dell'omicidio viene stimata tra il 23 e il 24 agosto. La donna è semisvestita e la posizione in cui viene trovata porta inizialmente a ipotizzare un delitto a sfondo sessuale, anche se il luogo appare incompatibile con un rapporto consumato lì sul momento. Per la prima volta però le indagini sembrano prendere una direzione concreta, perché alcune prostitute raccontano agli investigatori che Matilde saliva spesso su un'auto ben precisa, fornendo modello, colore e anche addirittura il numero della targa. Questa macchina porta a Gianluigi Sebastianis, che dopo circa 20 giorni viene arrestato per questo delitto. Sebastianis è un 27enne di Fagagna che era già stato segnalato in precedenza per atteggiamenti aggressivi e disturbanti. Cioè, quando una donna lo respingeva, lui reagiva tentando di afferrarla per la gola, insultandola pesantemente, e in generale durante i rapporti con le donne, con le prostitute con cui lui andava, lui tentava molto spesso di strangolarle. Infatti le prostitute avevano sparso la voce tra loro, cioè in modo che tutte loro potessero stare attente a questo individuo. Sebastianis confessa quasi subito durante un sopralluogo dove è stato ritrovato il corpo di Matilde, e riferisce dettagli che almeno apparentemente potevano essere conosciuti soltanto dall'assassino. Lui racconta proprio di aver stretto le mani attorno al collo di Matilde e di aver perso il controllo fino a toglierle la vita. Sebastianis viene quindi condannato a 17 anni di carcere, ma anche lui in seguito ritratta tutto, si dichiara innocente e sostiene di essere stato spinto a confessare dalle promesse ricevute dal magistrato dell'epoca, e dà la colpa al mostro di Udine, cioè dice: non sono stato io, è stato il mostro di Udine, anche se anche qua il modus operandi è completamente diverso. Il 29 dicembre dell'84 viene uccisa Stojanka Jokimovic, conosciuta da tutti come Sonia. Il suo corpo viene trovato vicino alla discarica di San Gottardo. Anche lei è stata strangolata, probabilmente con una calza di nylon mai ritrovata dagli investigatori, e l'autopsia rivelerà anche numerose ferite superficiali da arma da taglio distribuite in tutto il corpo. Anche di questo delitto non verrà mai identificato il colpevole. A marzo dell'85 poi abbiamo un delitto di cui abbiamo già parlato, quello di Aurelia Janušević, e anche lei sgozzata e con le 3 incisioni sul ventre addirittura cauterizzate. Poi è avvenuto nell'89 il delitto di Marina Lepre, di cui abbiamo parlato all'inizio del video, e ci sarà un'ultima morte che si ritiene essere
probabilmente collegata all'attività del mostro che avviene 2 anni dopo, nel 1991, più precisamente il 4 settembre. Il legame è incerto, ma finisce in qualche modo parte dell'inchiesta sul mostro di Udine. La vittima è Nicla Perabò, di 47 anni. Nicla non faceva la prostituta, però, e secondo gli inquirenti conosceva personalmente il suo assassino. Lei viene trovata strangolata e seppellita in un boschetto, quindi di nuovo abbiamo una vittima che non coincide con quelle solitamente scelte dal mostro e anche un modus operandi che non è quello del mostro. Infatti, per questo delitto viene poi arrestato un uomo di nome Bruno Leita, condannato nel 93 a oltre 17 anni di carcere. L'uomo confessa, racconta di aver strangolato Nicla in preda ad un raptus e di essere diventato incapace di staccare le mani dal suo collo. Afferma addirittura di aver inizialmente progettato di fare a pezzi il corpo e di disperderlo in vari punti della regione utilizzando dei sacchi di plastica. Nonostante questo, anche lui successivamente ritratterà tutto, negando sempre ogni responsabilità. Nel 97, quindi, il caso del mostro di Udine viene nuovamente archiviato contro ignoti e sembra destinato a restare per sempre un mistero. Oltretutto, l'unico vero sospettato, il chirurgo, nel 2006 muore per cause naturali e con lui muore anche l'unica pista concreta su cui gli investigatori avevano lavorato per anni, e a quel punto per tutti la storia sembra davvero finita. Ma nel 2012 la figlia di Marina Lepre, Fedra Peruc, riporta l'attenzione sul caso partecipando alla trasmissione Chi l'ha visto e consegnando agli autori del programma un oggetto che ritiene fondamentale, ovvero lo scialle che la madre indossava il giorno della sua morte. Durante la trasmissione viene spiegato che quello scialle non era mai stato analizzato a fondo e Fedra esprime la speranza che possano ancora farlo e che lo scialle possa ancora contenere la verità sull'assassino della madre, magari tracce biologiche utili a identificare il killer. Allora, dentro la scatola con gli oggetti di Marina c'è anche uno scialle. Guardate, questo è proprio lo scialle originale, quello che Marina Lepre aveva con sé il giorno in cui è stata uccisa. Ce lo ha dato la figlia. Allora, lo teniamo adesso noi tra le mani davvero come un oggetto prezioso e ringraziamo la figlia per la fiducia che ci ha concesso, così come per gli oggetti di Denis Bergamini che sono stati sequestrati, li avevamo mostrati noi con la sorella Donata in studio. Speriamo che anche questo oggetto verrà sequestrato e sarà controllato se ci saranno delle tracce che possono riportare al DNA dell'assassino. Le indagini sul caso vengono quindi effettivamente riaperte nel 2012 e lo scialle viene finalmente esaminato dai RIS. Tuttavia, gli accertamenti non portano a risultati sperati perché non vengono trovate tracce biologiche utilizzabili. Eppure, grazie proprio alla puntata di Chi l'ha visto, emerge una nuova pista che nuova non è in realtà. Vi ricordate la donna che aveva segnalato l'uomo violento a cui si accompagnava Marina una settimana prima della sua morte, l'uomo che sembrava volerla spingere sotto le macchine? Ecco, questa donna contatta la trasmissione. Dopo l'uscita di questa puntata di Chi l'ha visto, il maresciallo Pasquariello decide di sequestrare il filmato della trasmissione e convoca in caserma la donna della segnalazione e anche la figlia di Marina Lepre, Fedra, per cercare di identificare quello che verrà poi indicato come il signor X. Quindi diciamo che finalmente viene seguita anche questa pista che anni fa era stata ignorata. Nel corso degli accertamenti emerge infatti che Fedra nutre sospetti su quest'uomo da moltissimi anni. Quando aveva appena 16 anni, suo nonno le avrebbe infatti confidato di ritenere proprio il signor X coinvolto nell'omicidio di Marina, un dettaglio che col tempo assume un peso ancora maggiore, anche perché l'uomo, questo signor X, di cui ovviamente non sappiamo il nome, ma sappiamo che l'uomo avrebbe competenze in ambito medico e quindi avrebbe potuto tranquillamente avere le abilità per praticare quelle incisioni. Eppure, nonostante tutti questi elementi, sul signor X vengono svolti pochissimi approfondimenti investigativi. Questo è il motivo per cui
il nome non è pubblico, e secondo quanto raccontato non sarebbe mai neanche stato interrogato formalmente. Poi nel 2019 il caso torna nuovamente al centro dell'attenzione grazie proprio alla docuserie di Sky, da cui poi viene ricavato appunto il podcast di cui vi parlavo poco prima e che abbiamo utilizzato anche come una delle fonti. E così, per la prima volta dopo decenni, investigatori, familiari delle vittime, giornalisti e consulenti forensi tornano ad analizzare gli atti originali dell'inchiesta, cercando di capire se la scienza moderna possa riuscire dove le indagini del passato si erano fermate, magari grazie alle nuove tecnologie e alle nuove analisi del DNA. L'avvocata penalista Federica Tosel, legale di alcuni familiari delle vittime, in particolare per la famiglia Bernardo e Bellone, decide di presentare ufficialmente alla Procura di Udine una richiesta di riapertura delle indagini, chiedendo appunto che i reperti raccolti sulle scene del crimine decenni prima vengano rianalizzate con le moderne tecnologie genetiche. E così il 21 maggio 2019 la Procura di Udine apre ufficialmente un nuovo fascicolo. Tra i reperti recuperati dagli archivi ce ne sono alcuni considerati particolarmente importanti dagli investigatori. In primis un preservativo usato e poi un capello biondo, entrambi rinvenuti vicino al corpo di Maria Luisa Bernardo. Nel 76 nessuno era mai riuscito a chiarire a chi appartenessero quel preservativo né come fosse finito accanto alla vittima, e quando il materiale viene finalmente affidato ai RIS di Parma, gli specialisti riescono a isolare tracce biologiche maschili dal preservativo repertato. I familiari vedono quindi la possibilità concreta di ottenere un profilo genetico confrontabile con eventuali sospettati dell'epoca, ma non è così semplice. Gli investigatori devono infatti considerare che quel DNA, come vi dicevo anche prima, potrebbe non appartenere all'assassino, ma a uno dei tanti clienti o comunque a qualcuno di estraneo al delitto. Anche il capello biondo viene ritenuto un elemento potenzialmente significativo, ma almeno finora non risultano pubblici risultati definitivi sulla sua attribuzione. Si può però ipotizzare che appartenesse a quel famoso uomo biondo su cui si era indagato all'epoca. Sappiamo però che il regista del documentario e del podcast l'hanno incontrato, cioè hanno incontrato quest'uomo biondo che ai tempi era stato indicato come il colpevole da un testimone, vi ricordate? Ma quando ci vanno a parlare, la sua reazione lascia perplessi. L'uomo racconta di essersi presentato spontaneamente dai carabinieri all'epoca dei fatti e di aver partecipato anche a un confronto faccia a faccia con il testimone. Però lui continua a sostenere sempre la stessa cosa, cioè che lui è completamente innocente, completamente estraneo ai fatti. C'è poi il tema della conservazione dei reperti, considerato ad oggi uno degli aspetti più importanti. Secondo Luciano Garofano, biologo, tossicologo forense e ex comandante dei RIS di Parma, negli anni 70 e 80 non esisteva ancora la competenza investigativa necessaria a preservare sistematicamente tutti i materiali raccolti sulle scene del crimine. In molti casi, infatti, gli abiti delle vittime e gli oggetti personali venivano restituiti ai familiari dopo le autopsie o al termine degli accertamenti, mentre altri reperti restavano dimenticati per decenni negli archivi giudiziari. Altre volte invece, molto spesso, per fare spazio, tante prove, tanti reperti venivano distrutti. Lo dice nel podcast l'ex cancelliere Salvatore Nappi, che ha lavorato per più di 30 anni presso l'ufficio corpi di reato del Tribunale di Udine, e spiega che soprattutto i reperti di omicidi, quindi i reperti sporchi di sangue, di fango, che fanno anche brutto odore, dopo un po' vengono distrutti, perché se no, testuali parole, ci vorrebbe un palazzone lungo da qui a Roma per tenere tanti corpi di reato. Il problema è che gli omicidi non cadono mai in prescrizione, ma distruggendo le prove di fatto si distrugge anche la possibilità di arrivare un giorno alla verità, anche perché la scienza forense continua ad avanzare. Tecniche che negli anni 80 o 90 erano impensabili, oggi sono routine, e casi che sembravano irrisolvibili sono stati riaperti e risolti proprio grazie a nuove analisi effettuate su reperti conservati per decenni. Se quelle prove non esistono più, però, ogni futura possibilità di fare luce sul caso svanisce insieme a loro.
Comunque le nuove analisi affidate ai RIS di Parma producono risultati considerati molto importanti dagli investigatori. Secondo fonti investigative, dai reperti emergerebbero 4 distinti profili genetici, 2 maschili e 2 femminili, ma soprattutto alcuni di quei profili comparirebbero anche su reperti collegati ad altri omicidi irrisolti conservati per 40 anni negli archivi del Tribunale di Udine. Se confermato, si tratterebbe di un possibile punto di svolta. Per la prima volta non ci sarebbe soltanto delle analogie tra scene del crimine o ipotesi investigative, ma possibili collegamenti biologici tra diversi delitti attribuiti al mostro di Udine. Ad oggi però questo è tutto quello che si sa. L'inchiesta risulta ancora aperta, ma non ci sono ancora state svolte significative. La domanda quindi resta: chi era davvero il mostro di Udine? Per molti investigatori che hanno lavorato al caso la risposta è abbastanza chiara. Loro sono convinti che il responsabile fosse il chirurgo, ma non tutti la pensano così. Alcuni sostengono che gli investigatori possono essere caduti in quella che viene definita visione a tunnel, cioè la tendenza a concentrarsi sempre di più su un sospettato, interpretando ogni nuovo elemento alla luce di quella convinzione iniziale. Anche quella famosa intercettazione sulla pioggia, vi ricordate? Quella in cui il fratello avvocato diceva che il chirurgo impazziva con la pioggia, intercettazione che poi è andata persa. Ecco, secondo alcuni non sarebbe neanche mai esistita e sarebbe stato solo un modo delle autorità di incastrare il chirurgo per trovare un colpevole. Secondo questa lettura, quindi, una volta individuato il chirurgo come possibile colpevole, molte altre piste sarebbero finite in secondo piano o ignorate. Eppure, nel corso degli anni sono emersi altri soggetti con conoscenze mediche, altri possibili sospettati, altri elementi che avrebbero meritato approfondimenti maggiori. Ad oggi non sappiamo se il mostro di Udine fosse davvero il chirurgo, non sappiamo nemmeno se dietro tutti questi delitti ci fosse una sola persona o più assassini diversi. Quello che sappiamo è che decine di anni dopo ci sono ancora famiglie che aspettano delle risposte e che, nonostante le nuove analisi e i progressi della scienza forense, il nome del responsabile continua a sfuggirci. E finché non emergerà una prova capace di sciogliere questo nodo, il mostro di Udine resterà esattamente quello che è sempre stato, uno dei misteri più inquietanti e controversi della cronaca italiana. Queste, amici, sono tutte le informazioni che avevo su questo caso. Fatemi sapere se lo conoscevate già, fatemi sapere che cosa pensate, lasciatemi un commento, ma come sempre non dimenticate di essere gentili con me e con gli altri. Detto questo, io vi ringrazio per aver passato tutto questo tempo con me anche oggi e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!